Per chi non avesse visto il video precedente, ci troviamo a Yogyakarta, detta Jogja, una città nell'isola di Giava, in Indonesia. Per i primi 2 giorni abbiamo inseguito albe magnifiche e attraversato enormi templi buddisti. Ora invece andremo alla scoperta della parte artistica e colorata di questa città, che, spoiler, ha superato ogni mia aspettativa. Adesso andiamo in un palazzo a incontrare un'amica croata che ho conosciuto nell'albergo dove stavo prima, perché mi ha detto che è un posto incredibile. Non ho idea di dove mi trovo, comunque il posto sembra bello, strano, non lo so, e non so neanche che cosa mi aspetta, quindi nessuna presentazione per il momento. Questa mi sembra musica live. Non ho idea di dove sia l'entrata. Che carino. È questa, credo. Hello. Hi. Che bello! Uno spazio musicale. Hi. Ce ne dovrebbero essere di più di posti così nel mondo. Nina! Ciao! Come stai? Bene, sto Bella. bene. Oh. Wow. Pace, eh? Bellissimo. Bellissimo. Hai visto il video che ti ho mandato? Sì. Che suonava il L'ho visto adesso. Super. Mentre chiacchieriamo, facciamo 2 passi per questo posto strano, che oltre a essere un luogo dove si fermano i nomadi digitali a lavorare con il computer e a bere caffè indonesiano, è anche un posto in cui i musicisti si esercitano dalla mattina alla sera. Ed è così che la vena artistica che stiamo cercando inizia ad apparire. Dai, ma che bello. Mentre salgo le scale mi chiedo perché. Di solito l'arte sta dove c'è ricchezza o comunque dove c'è cultura, perché è una forma di dialogo, di sensibilità e di espressione molto raffinata. E cosa ci fa qui, in questa piccola cittadina indonesiana che mi ricorda tanto l'India? Poi mi fermo di fronte a questo quadro e percepisco la sofferenza, la richiesta d'aiuto, la rabbia, la denuncia sociale, dell'umanità che sta in bilico su una corda. Bellissimo questo. Mi trasmette un sacco. È un cuore che pompa sangue su 2 strade diverse, ma che con tenacia le alimenta entrambe, nell'attesa magari di capire quale sia quella giusta e quale quella da lasciare andare. Cioè, praticamente sono io prima di partire, e comunque le strade giuste non esistono. Ripenso al fatto che è stata proprio l'arte, la creatività, la voglia di vedere me stessa nelle cose che mi stanno fra le mani, a farmi lasciare quella vita ordinata e canonica che mi stavo costruendo. Sono partita per questo viaggio con l'idea che il senso della vita fosse dare un senso alla vita, darle un significato liberamente, essere un orologio, non l'ingranaggio dell'orologio di qualcun altro. Prima pensavo che si dovesse solo correre, sempre, veloce, tic-tac, tic-tac, e poi, in questo posto, l'arte mi ha fermata, perché è impossibile ascoltarla se corri. E così mi ha ricordato che io sono l'orologio e che posso andare al tempo che mi pare. Ultimo giorno a Jogja. Vado a pranzo a Lunaria, un posto molto carino che mi ha consigliato un'amica. Ah, finalmente si mangia, non ne posso più. Ho super fame. Sentiamo com'è questo riso. Se non fosse per il piccante esagerato, oh mio Dio, forse è il miglior riso che ho mangiato in questo viaggio. Queste invece fanno schifo. Oh mio Dio. Pesce, non lo so, nuvole di drago al pesce, un odore tremendo, veramente. No.
Quelle no, il riso incredibile. Allora, per la nostra bevuta e il nostro riso abbiamo speso in tutto 62 rupie, che quindi sono 3 euro e qualcosa, 3,50 euro. Sto cercando questa mostra d'arte e nel frattempo sono capitata in un quartiere tipo residenziale. È stranissimo, le indicazioni mi portano qua. Per adesso la mostra non l'ho trovata, però dentro le case, nei garage di tutte le case, ci sono dipinti. Anche tipo, cioè, sul loro cancello d'ingresso. È bellissimo. Sembra un posto, non lo so, magico. Guardate che bello. Lo voglio fare anch'io a casa. Proviamo a vedere se è di qua, non ne ho idea. Qui ci sono anche dei busti sulla staccionata. No, credo che questa sia casa di qualcuno. Oh. Ok, no, forse non di qua. Excuse me. There is an art studio, like a museum. Nasiron Studio? Yeah? Yeah. You go straight to there, Over there? over there. Ok. And then you see the house. È sempre un'ottima idea chiedere indicazioni. Questo ragazzo ha detto che mi accompagnerà perché il proprietario della galleria sta di fronte e quindi rischio di pensare che sia chiusa, tipo. Assalamualaikum. 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 Pak, ini ada Allegra dari Italy mau ketemu Hai. Bapak. Oh, Bapak lagi tidur. Dia mau lihat. Dopo mezz'ora di conversazione in cui non ho assolutamente idea di che cosa si siano detti, mi spiegano che l'artista in questo momento sta dormendo e quindi dovrò tornare domani mattina se voglio visitare la casa. Spiego che purtroppo questo è il mio ultimo giorno a Georgia e quindi è la mia unica possibilità. Con un sospiro alla fine Bibi capisce la mia situazione e anche il mio desiderio, dandomi il permesso per entrare a fare un giro. Oh ya. Nice to meet you. I'm Allegra. I leave my shoes also. No. Ah, ok. 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 Mbak, saya tinggal ya. Iya, Maaf ya. monggo. Soalnya lagi ada tamu di rumah. Oh ya. Oh mio Dio. It's amazing. Yeah. Thank you. È incredibile. Questa è una casa. Dio, che meraviglia. Panasiro not use phone, Okay. not use internet, not use computer. Oh wow. Laptop. Yeah. Wow. Just watching television. Okay, just watching television. Yes. Read newspaper. Okay. Yeah. And books? Yes. Okay. Of course. Ok, che ero entrata in casa di un tizio strano, l'avevo capito, ma forse non mi aspettavo tanto. E sono rimasta un po' sconvolta dalla sua capacità di rendere pubblico il luogo più privato di sé. Senza sapere chi fossi, mi ha lasciato entrare nella sua intimità, nello stesso spazio in cui abita il suo fedele gatto Randagio, che vi assicuro è un personaggio altrettanto strano. Praticamente stavo nel suo ricovero dei pensieri annoiati, perché si sa, è quando ci si annoia che ci vengono le idee migliori, un po' come facevo io quando ero bambina. Mi annoiavo e allora facevo un fischio alla mia fantasia, riempiendo la stanza di amici immaginari. Beh, essere in quella casa era un po' come stare nella sua testa, nel suo pensatoio, nella sua dannazione, e non potevo che sentirmi fuori luogo. Ci credo, era la testa sua, mica la mia. La vedete la testa lassù? È una donna, con le ali e il cuore ad arpa. Il suo cuore suona. Che meraviglia. Doveva essere molto innamorato.
sono super emozionata, veramente, sono troppo felice di essere qui. È bellissimo, non avevo mai visto una cosa del genere. Questo è l'artista. Beh, devo dire che ha un sacco di mani e una grande testa. Questa è la sua cucina, non c'è praticamente niente. Il suo frigorifero e un sacco di strani barattoli. Oh mio Dio. Credevo ingenuamente di aver già visto tutto, ma pensandoci come poteva mancare il suo giardino interiore. E così, camminando su questa terra, penso a quante cose si possono fare nella vita, che è meglio essere vivi che in vita, quanti miracoli si possono costruire nel nostro giardino, e che sia uno spazio esterno o interno a noi non fa differenza, basta dar vita, far diventare cose la magia che sentiamo di avere. Che mondo assurdo deve essere il suo. Mi sembra di essere entrata nel cuore di una persona.